Ciao a tutti, in questa puntata di Fortinet commenterò quanto accaduto nell'ultimo Premium Live Event della WWE, ovvero NXT Heatwave 2025, un evento che sicuramente ha regalato delle emozioni, anche se non è stato così stupefacente come magari si poteva sperare. Si è aperta la manifestazione con il Triple Threat match tra Lola Vice, Jada Parker e Kelani Jordan per aggiudicarsi il ruolo di prima sfidante al titolo di NXT. Ebbene, a vincere la contesa è stata Lola Vice, come io avevo preventivato. Immaginavo che potesse avere questa opportunità Lola Vice, che probabilmente è stata anche quella che ha avuto meno chance di tutte, non tanto per il titolo principale, perché ricordiamoci aveva vinto il contratto del Breakout Tournament per avere quella chance titolata poi sprecata, quindi non è mai diventata campionessa. Kelani Jordan comunque ha avuto la sua run da campionessa nordamericana, mentre Jada Parker è stata più volte implicata nelle rivalità per il titolo femminile di NXT. Per questo motivo penso che comunque sia stato abbastanza giusto e corretto dare questa chance alla Lola Vice, che ha approfittato di Jada Parker che aveva messo KO con una ginocchiata a Kelani Jordan per poi appunto effettuare un roll up ai danni della stessa Jada Parker. A questo punto diciamo che tutti si chiedono e ci chiediamo se effettivamente Lola Vice potrà strappare la cintura a Jessie Jane. Io penso che possa essere una possibilità concreta, però bisogna allo stesso tempo dire che Lola Vice non ha ancora uno status tale da poter effettivamente diventare campionessa, ma neanche Jessie Jane, quando riuscì a spodestare Stephanie McGuire dal ruolo di campionessa di NXT, aveva quello status che poi si è costruita pian piano nel corso degli ultimi mesi, vincendo anche il titolo Knockout TNA. Quindi io penso che tutte le possibilità siano aperte e lo scopriremo ovviamente nel prossimo futuro, se Lola Vice riuscirà a strappare la cintura o meno, e a tempo debito mi occuperò anche delle relative prediction. Tutto come previsto anche per quanto riguarda il match per i titoli tag team tra i campioni in carica Hank e Tank e il Dark State che ha scelto come componenti per il match in questione Osiris Griffin e Dion Lennox. Dion Lennox secondo me è quello su cui puntare di più, è il componente del Dark State più interessante, almeno a mio modo di vedere, e non è un caso che sia stato schierato proprio in quella formazione per conquistare il titolo di coppia, dato che al momento non credo che questa stable possa puntare a dei titoli più consistenti in singolo, ma non escludo che poi lo farà in futuro. Come dicevo anche nelle prediction, secondo me era imprescindibile una vittoria di titoli da parte del Dark State per legittimare il loro dominio, almeno a livello di aggressività ad NXT, perché poi fondamentalmente sì, hanno ottenuto delle vittorie, ma neanche troppo rilevanti. Il match è stato condotto in maniera ottimale, secondo me, da Hank e Tank, che hanno avuto la loro run titolata senza particolari sussulti. Interessante, ma non così eccezionale e da ricordare. Non c'è qualcosa per cui ricorderemo effettivamente il regno titolato di Hank e Tank, almeno dal mio punto di vista. Non so se poi il Dark State riuscirà a cambiare le sorti dei titoli di coppia. Mi auguro di sì, mi auguro che possa dare una svolta importante a questa categoria e che appunto possa dare un certo risalto, un certo risvolto alle cinture. A chiudere definitivamente sono stati con il Doom City Device, i due appunto del Dark State, che hanno schienato il loro avversario per conquistare i titoli di coppia. Sono molto curioso di vedere quali saranno gli scenari futuri, ma penso che il regno titolato del Dark State possa essere abbastanza lungo. Non so se poi, un'altra cosa secondo me da scoprire, se il Dark State avrà un membro, un leader. Si era parlato spesso di Trick Williams e non è ancora da escludere questa possibilità, che appunto si rivelerà essere il leader eventualmente, oppure qualcun altro, oppure se invece il leader sarà interno e pian piano uno dei componenti del Dark State prenderà il largo e diventerà effettivamente il capitano ufficialmente, perché al momento nessuno di loro si è contraddistinto per questa carica, anche se, ripeto, io farei capitano Dion Lennox perché è quello che mi convince di più. Sorpresa nel match, nel triple threat match per il titolo knockout femminile, praticamente il titolo knockout della TNA detenuto da Jessie Jane, e perso in questo match contro Ash by Elegance e Masha Slamovich, l'ex campionessa. La nuova campionessa invece è Ash by Elegance, ovvero l'ex Dana Brooke in WWE, che finalmente proprio in WWE riesce a ottenere un titolo molto molto importante come quello della TNA. È diventata la campionessa. Già nella sua stable, comunque dell'Elegance brand, ci sono le campionesse di coppia. A questo punto lei è campionessa knockout, quindi guida una stable che domina la divisione femminile della TNA. Fondamentalmente
By Elegance è andata a schienare dopo una manovra dal paletto, un moonsault dal paletto ai danni di Sasha Slamovic, proprio l'ex campionessa TNA, mentre Jessie Jane si stava per apprestare ad effettuare il suo schieramento ai danni della Slamovic, che però praticamente è stata salvata proprio dall'Elegance brand, che ha sottratto Jessie Jane dallo schieramento e ha favorito la mossa, la manovra finale da parte di By Elegance, che poi appunto chiuso per l'1-2-3 decisivo e si è laureata nuova campionessa TNA. Per me, ripeto, è una sorpresa incredibile, non mi aspettavo questo scenario, pensavo che Jessie Jane restasse campionessa, quantomeno non perdesse la cintura in un evento WWE, ma che poi l'avrebbe persa nel successivo evento TNA. Invece non è stato così, già c'è stato il passaggio di consegne. Da una parte penso che sia anche giusto, visto che Trick Williams comunque già ha il dominio della divisione maschile TNA, anche quello femminile detenuto da Jessie Jane per troppo tempo avrebbe veramente delegittimato una compagnia che comunque resta molto importante, seppur minore rispetto alla WWE. Gli scenari sono molto curioso di vederli per il futuro, credo però che il titolo TNA Knockout resterà un affare proprio di atlete della TNA per quanto riguarda i prossimi mesi. Anche qui, contro il mio pronostico quantomeno, Blake Monroe ha sconfitto Jordan Grace in un match veramente spettacolare. Le due una ex AEW e l'altra ex TNA Impact hanno dato spettacolo, un match spettacolare, un match eccezionale che però secondo me ha lasciato un po' a desiderare dal punto di vista dell'esito. Fondamentalmente dopo una powerbomb che aveva effettuato Jordan Grace ai danni di Blake Monroe, la stessa Monroe ha mandato a sbattere la sua avversaria contro il paletto scoperto, contro l'angolo scoperto del ring, e praticamente quel colpo è stato decisivo perché Blake Monroe poi ha effettuato la DDT finale per portarsi a casa la vittoria. Allora, Blake Monroe era il primo match singolo in Premium Live Event, quindi ci sta che porti a casa una vittoria, però allo stesso tempo Jordan Grace è arrivato a una serie di sconfitte molto importanti, quelle per il titolo e anche altre sconfitte, soprattutto per quanto riguarda l'affare isolato, perché comunque aveva perso contro Stephanie Vaquer, ha perso contro Jessie Jane, sempre per l'indifferenza tra l'altro di Blake Monroe, e adesso perde anche questo match. L'ultimo match che ha vinto in primo evento è stato in coppia con Blake Monroe proprio, praticamente, e secondo me non è una nota positiva per l'ex atleta appunto della TNA, che viene incredibilmente ridimensionata. A questo punto la prossima eventuale campionessa di NXT potrebbe essere proprio Blake Monroe. Ricordiamoci che c'è Lola Vice, c'è Jessie Jane di mezzo, però chissà che appunto poi nei prossimi mesi non possa essere Blake Monroe a diventare campionessa, magari con Lola Vice a un regno di transizione, che so. Fatto sta che Blake Monroe porta a casa la vittoria. Io comunque ho dei grossi dubbi sulla gestione di Jordan Grace, che secondo me avrebbe potuto e dovuto essere gestita meglio, ecco, in generale, sia prima, ma magari prima con Stephanie Vaquer ci sta la sconfitta, con Jessie Jane io me l'aspettavo perché l'avevo prevista comunque nelle prediction e potete andare a rivederlo. Qui in un match non titolato, secondo me quella che aveva meno da perdere era proprio Blake Monroe, appena arrivata, comunque qualche vittoria l'ha portata a casa e poi poteva costruirsi tranquillamente la sua carriera in WWE, insomma. Match di coppia a coppie miste tra Ethan Page e Chelsea Green da una parte e Tavion Heights e Tyra May Steele dall'altra, vinto dalla coppia di canadesi, come io pensavo, perché comunque Chelsea Green arrivava da una serie di sconfitte infinita nel main roster. Ethan Page è il campione nordamericano, sì, per lui eventualmente perdere questo match sarebbe stato veramente insignificante, però perdere per Chelsea Green sarebbe stato molto molto pesante contro anche un atleta di NXT che tra l'altro non è neanche parte integrante del roster di NXT, dato che diciamo si sposta tra Evolve ed NXT, quindi ancora non è proprio un membro effettivo. Sì, sicuramente lo diventerà nelle prossime settimane, visto che sta pian piano guadagnando sempre più spazio, però non è un caso, credo, che il schienamento decisivo e la mossa finale decisiva l'abbia effettuata proprio Chelsea Green ai danni di Tyra Mestili, con appunto l'Ambritier che ha regalato alla canadese la vittoria insieme al suo compagno di squadra Ethan Page. Io ripeto, secondo me potrebbe esserci tranquillamente un proseguo della collaborazione anche nel main roster con Ethan Page, che poi dovrà prima o poi perdere il titolo nordamericano e fare il salto di categoria appunto o a SmackDown oppure a Raw. Quindi mi aspetto eventualmente una sorta di continuazione di questa collaborazione tra canadesi, che secondo me sta risultando anche interessante, e mi auguro anche che da questa collaborazione possa raccogliere qualcosa in più anche Chelsea Green, che dopo aver perso il titolo degli Stati Uniti praticamente è finita quasi nel dimenticatoio. Nel main event invece abbiamo avuto Oba Femi che ha difeso con successo il titolo di NXT contro Javon Evans. Qui io avevo detto era un po'
55-45, i miei favori del pronostico erano andati a favore di Javon Evans perché pensavo che potesse magari anche, oltre che diventare campione all'ennesimo assalto comunque che invece è stato fallito, e potesse anche spodestare Obafemi per favorire il suo passaggio nel main roster entro la fine dell'anno. Invece Obafemi prosegue il suo regno, secondo me la scelta non è del tutto sbagliata, anche se così non si fa altro che affossare Javon Evans, che secondo me già dal punto di vista fisico il match è stato eccezionale, il match è stato veramente incredibile perché Javon Evans è riuscito a rendere credibile il fatto che lui potesse riuscire a battere un colosso come Obafemi. Tra l'altro c'era stata anche una sorta di vittoria da parte di Javon Evans perché dopo una doppia cutter, prima semplice e poi dal paletto, era stato effettuato il conteggio di 3, soltanto che la gamba di Obafemi era sotto la terza corda, sotto la corda più bassa, e quindi tecnicamente lo schienamento non valeva. C'erano due arbitri, il secondo ha segnalato questo aspetto, mentre il primo aveva contato fino a 3, quindi fondamentalmente il match è stato fatto proseguire, e poi con un volo pazzesco oltre la terza corda di Javon Evans, scaraventato da Obafemi e schiantato quindi sul tavolo dei telecronisti, alla fine è riuscito a portare a casa la vittoria Obafemi perché l'ha schiantato e poi l'ha portato sul ring per schienarlo. Un volo clamoroso, ha spaccato il tavolo dei telecronisti, che probabilmente era stato anche indebolito proprio per favorire questo volo, perché comunque Javon Evans è anche abbastanza leggero e con i tavoli molto molto nuovi e recenti quell'impatto non sarebbe stato sufficiente per sopprimere il tavolo nuovo dei telecronisti. Un tavolo invece più datato, magari quelli vecchio stile, secondo me poteva riuscirci, come effettivamente è stato. Ripeto, il match è stato eccezionale e Javon Evans ha reso credibile una sua possibile vittoria, ma alla fine ha dovuto abdicare e a fine puntata si è presentato Ricky Sainz a confrontarsi contro Obafemi, e quindi sarà lui il prossimo sfidante di Obafemi molto molto probabilmente. Secondo me Ricky Sainz ha molte più carte in regola per battere Obafemi rispetto a Javon Evans, ma bisogna anche dire che Ricky Sainz le ha prese un po' anche da Jasper Troy, nonostante abbia vinto la rivalità, le ha prese da Ethan Page perché la rivalità l'ha persa per il titolo nordamericano, quindi il suo status non è proprio così eccezionale, almeno non rispetto a quello con cui era arrivato in WWE. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forcinet. Ciao a tutti.